Ciao raga, buongiorno, buongiorno. Questa mattina saremo con il grande Daniele Faccin, parleremo di frequenze e comprenderemo quanto sono fondamentali le frequenze nel nostro benessere, quindi state con noi. Eccoci raga, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Questa mattina con noi, scusate, la valorosa, gloriosa. Ecco la grande Sara, grande, grande. Senti già il pubblico Senti già il pubblico com'è contento di sentirti. Basta. Allora, Sara, buongiorno. Mettiamo la nostra base musicale 432 Hz che ci fa sempre un gran bene. Sentite già come ci si tranquillizza e tutto. Ragazzi, ricordatevi che le frequenze sono fondamentali a seconda di dove noi siamo, a quale frequenze siamo sottoposti. Noi abbiamo delle reazioni. Guardate adesso come siamo serafici, no? Quindi, Sara, seraficamente, per favore parla dei prossimi eventi che sono in programma nella nostra piattaforma, molto molto gloriosi. Vai. Sì, ok. Allora, 27 aprile, domani alle 20. Con la base musicale. Domani 27 aprile alle 20, la premiere online Padroni della Mente con Enrica Perucchietti, Roberto Quaglia e Stefano Re. Poi 7 maggio Corrado Malanga, Luca Serleto e Luca Nali, Indicatore Frattale 2023, l'evento che ci sarà a Milano. Sempre 7 maggio Stefano Viti, Visione a Grandangolo, la vera storia dell'umanità a Sanremo. 10 maggio alle 18 inizierà il webinar con Marina Ferrara, riprogrammazione quantica. 13 e 14 maggio Luigi Izzo, informazione quantica a Monza. 14 maggio Luca Nali con Transurfing a Montecatini Terme. 14 maggio Stefano Viti, Visione a Grandangolo a Frascati. 21 maggio Dana, Liberazione, Intoccabili dal Sistema a Sanremo. 28 maggio Luca Nali, Campane tibetane, primo e secondo livello a Padova. 28 maggio Dana, Liberazione, Intoccabili dal Sistema a Monza. 1 giugno alle 20, webinar gratuito con Luigi Izzo, terapia quantica. 3-4 giugno Luigi Izzo, informazione quantica Frascati. 4 giugno Luca Nali, Transurfing a Biella. 4 giugno Stefano Viti, Visione a Grandangolo a Montecatini Terme. 10 giugno alle 15 Luca Nali, il Transurfing cambia la vita al convegno di Assisi 2023. Basta? Sì, basta così, grazie. Allora, ora, a parte gli scherzi, diciamo che Sara questa mattina è in sostituzione perché il nostro Alessandro aveva i lavori in casa, quindi per evitare disturbi, e purtroppo è raffreddata, non so che cos'ha comunque, no? Un'allergia, una malattia quindi adolescenziale, no? Che non le consente di poter essere totalmente fluida. Però è sempre lì, stoica, bravissima come sempre a darci un contributo e una mano, sempre più preziosa Sara, veramente grazie, grazie di cuore. Via all'overlay, parliamo della piattaforma. Allora, per quanto riguarda la nostra piattaforma, tutte quelle che sono le domande e gli interessamenti che avete di Antibander, grazie. Per quanto riguarda i nostri eventi, non fate altro che andare nella nostra piattaforma gratuita, ovviamente per voi, non certamente per noi, dove possiamo vedere tutti i nostri eventi, soprattutto quelli più importanti nella nostra homepage, ma anche tutti i nostri corsi e anche tutti i nostri webinar che abbiamo in programmazione. Ricordo che per quanto riguarda i miei corsi, le persone prendono richiesta possono partecipare a offerta libera oppure gratuitamente, malgrado ci sia un prezzo, ovviamente un prezzo che ci consente poi di poter far fronte alle spese del nostro staff. Invece di chiedere donazioni, noi preferiamo fare in
questa maniera. E facendo nuovamente richiesta, però potete partecipare nella condizione che vi ho detto, e ricordatevi che per quanto riguarda invece i corsi, gli eventi dove io sono, per favore lo per lei il banner, dove io sono ospite, non posso ovviamente decidere di questo, quindi dovremo rifarci a quella che è l'organizzazione, la decisione dell'organizzatore. Ieri sera abbiamo fatto un briefing con Serleto, con Luca Serleto e il suo staff, ovviamente sempre gioioso, sempre brillante. Ci sono delle cose ancora in programma, oltre il momento del 7, che ancora non sappiamo se sarà poi trasmesso in streaming. Sono attualmente registrate 800 persone a quell'evento, quindi per favore sbrigatevi se siete indecisi, perché fra pochino i posti saranno completi, non ci sarà più la possibilità di poter partecipare all'evento del 7 maggio, dove saremo io, Luca Serleto e Corrado Malanga, dove spiegheranno più che altro loro. Poi farò un intervento sull'aspetto evolutivo della nostra fase, del nostro momento. Spiegheranno proprio il frattale, l'indicatore frattale che ha scoperto Malanga, come lo possiamo utilizzare nei mercati azionari, certo, ma anche nella nostra vita. Quindi è un evento, ragazzi, veramente epico, straordinario. Però dopo questo ci saranno ancora grandissimi e altri eventi, quindi veramente una cosa straordinaria. Ricordo anche che per quanto riguarda domani sera c'è la premiere di Enrica Perucchetti e Stefano Re e Roberto Quaglia al costo di 10 euro. Potete anche lì andare nella nostra piattaforma a vedere questo evento e di conseguenza poi iscrivervi, e sarà veramente una cosa straordinaria. Ci sarò anch'io come spettatore in prima fila, perché non voglio assolutamente perdermeli, perché loro saranno lì a spiegarci quanto è importante scusate, non cadere vittime dei loro raggiri quando noi andiamo a fare delle decisioni, andiamo a prendere delle decisioni. Questa è una cosa veramente molto importante, quindi spiegheranno loro come fare per riuscire a gestire tutti gli inghippi che loro stanno, di fatto tutte le trappole che stanno mettendo lungo il nostro prezioso e valoroso percorso. Ok? Bene Sara tesoro, e vuoi dire qualcosa di entusiasmante, di brillante? Se riesco, buona live. Molto stringato. Benissimo, allora signore e signori, togli tutto, io faccio tutti i passaggi. Signore e signori, non vedo la clip. Signore e signori, eccolo qua, non senza emozione, Daniele Faccin. Colpo di scena. Non c'è Daniele. Daniele Faccin, allora io lo metto giù un attimo. Sara, ti tiro su tesoro. Ecco, non era previsto, forse ha un problema di collegamento, prova a telefonarli. Ok, io intanto continuo a dire delle cose, anche se non so cosa, e così attendiamo che si colleghi, va bene? Vai, dilli che comunque riavvii il computer. Bene, è entratona, veramente, grande inizio. Allora ragazzi, questo ora io purtroppo in questo momento non riesco a fare delle live, però devo dire un sacco di cose rispetto a questo momento, che ha due aspetti, no, che si stanno presentando, questo momento storico particolare, no? Dopo aver avuto, diciamo, la fase di grande pressione, adesso sembra esserci la fase del grande rilascio, no? Della grande possibilità che ci viene concessa, no? Questa normalità, no? Che noi tanto abbiamo desiderato. Sì. E alla segreteria forse non gli funziona proprio niente di niente. Benissimo. Sai pregare, Sara? Invitiamo Roberto a parlare di frequenze, di suono, più o meno siamo lì. Ma io devo fare una live anche con lui, certo. Niente, allora prova a ricollegarti, io finisco il discorso, va bene? Eccolo, si sta connettendo dall'altra finestra. Allora rifacciamo tutto da capo. Io butto fuori il precedente collegamento di Daniele, ho attivato l'altro, faccio la presentazione e lancio con tanto di applausi. Signore e signori, tu pronta con l'overlay? Signore e signori, vuoi dire qualcosa di importante, Sara? No, vai, presenta. Allora, signore e signori, non senza emozione, Daniele Faccin. Ecco. Daniele, ciao! È frizzato? Allora, io ho avuto una vita densa di emozioni, però mai a questi livelli. Daniele, hai messo una fotografia? No, Daniele, ciao. Buongiorno. Tu Sara, cosa faresti in questi casi?
Mi frizzo anch'io. Perché poi quando una persona viene frizzata, mai in un atteggiamento latino, no? Con lo sguardo proprio a niente, proprio un'espressione sempre improbabile, niente. Allora, prova, aspetta Sara, mi senti, vero? Ok, io lo riporto giù, ha problemi o di linea o di apparati, dilli che riaggiorni l'apparato con cui si sta collegando, va bene? Vai, metto giù Daniele, allora diallo per lei per favore. Allora, per quanto riguarda questo momento particolare, aver voluto dedicare tante live, è un momento in cui finalmente siamo arrivati a questa normalità, questa diciamo, psiconormalità, che poi andiamo a scoprire non essere proprio così tanto normale, no? Comunque, che di fatto a cui noi eravamo assuefatti abituati, ecco. Però c'è anche un'altra cosa, diciamo, in agguato, che spesso viene, diciamo, non considerata, e che le cose loro le stanno spostando un po' piano piano, no? Quindi noi ancora, insomma, agognanti, no? Di questa normalità non ci rendiamo conto, anche accettiamo di buon grado. Avete visto quante cose che accadono che ancora sfuggono un po' al nostro occhio vigile, no? Alla nostra mente attenta. Per esempio, molte persone mi hanno fatto l'auguri, no? Ieri il 25 aprile, parlando di liberazione, che ci sia la liberazione anche nella tua vita, che partecipiamo a questa liberazione, questo momento di liberazione, no? E già una persona, Sara, volevi dire qualcosa? Si connette dal telefono e dovrebbe riuscire, eccolo infatti. Ok, finisco il discorso, perché ormai l'ho fatto. Vai giù tesoro. Ecco. E già ancora, se abbiamo una versione della vita che ancora dipende da quella loro narrata, insomma purtroppo non riusciremo a comprendere molto di questa esistenza, no? Il 25 aprile è stata, dipende da che punto di vista, dal punto di vista dello schiavo è stato uno schiavo liberato, certo, quindi la liberazione dal punto di vista della giustezza della vita è stata un'occupazione vera e propria per mano degli americani, con tutte quelle loro strategie che adesso vediamo con un occhio vigile, attento, no? Come fanno e come perpetrano, no? Nel nostro glorioso e meraviglioso mondo. Quindi è importante essere vigili, ma soprattutto guardare il mondo da un punto di vista più attento, invece che dipendere da quelle che sono le narrative loro. E adesso finalmente stai pronta con tutto. Finalmente parto a gemellare per noi questa mattina, signore e signori, non senza emozione, Daniele Faccin. Buongiorno a tutti, ciao Luca, ciao a tutti quelli che stanno seguendo. Oh, finalmente! Ecco, applauso. La legge di Murphy è implacabile, se deve succedere qualcosa, allora, applauso preciso in cui serve. Applauso spontaneo del nostro pubblico, no? Che finalmente insomma acclama la presenza di Daniele. Ciao Daniele, buongiorno. Buongiorno Daniele, Luca, buongiorno a tutti. Uomo meraviglioso che ho conosciuto personalmente, ho avuto il piacere di andarlo a visitare a casa sua, ho visto tutti gli strumenti che costruisce, sono veramente straordinari. Complimenti anche per la bellissima casa, devo dire. Grazie Luca, troppo buono. No, è veramente una bellissima casa, che è realizzata con dei criteri insomma degni di chi della sensibilità ne ha fatta una ragione di vita. Bella, molto molto bella famiglia, e salutiamo anche tua figlia, tua moglie, la tua compagna, persone meravigliose. Elettra, sì. Allora, intanto andiamo ecco la nostra Dana. Andiamo a bomba. Allora intanto 2 parole per favore per spiegare chi è Daniele Faccin. Vai. Allora, io sono un essere umano, vivo in campagna con 3 cani, una compagna meravigliosa e nostra figlia Elettra. Cosa faccio? Io faccio polvere segando legno, unendo tavole, attaccando corde e cercando di trovare il miglior suono possibile per trattare la materia biologica complessa. Quindi questo è quello che faccio da un bel po' di anni e mi sta dando enormi soddisfazioni, perché poi lo vedremo, riusciamo a interagire con il nostro sistema in maniera importante attraverso il suono, e credo che il suono sia la prima forma di, possiamo chiamarla cura, prima forma di interazione per migliorare lo stato della materia, e sarà sicuramente il futuro in questo campo. Niente come il suono può interagire, e per suono intendo vibrazioni a tutti i livelli con qualsiasi tecnica e non solamente quella che utilizzo io. Naturalmente io sono un microbo in questo cosmo infinito di vibrazioni,
ma credo che in futuro dovremmo per forza considerare il fatto di utilizzare i suoni, cosa che già viene fatto anche in quella che noi chiamiamo medicina ufficiale, perché se noi indaghiamo... Silenziato? E se sei proprio silenziato tu... Allora, Daniele, sei silenziato? Hai proprio silenziato il microfono? Stai parlando da solo. Devi riattivare il microfono. Hai pigiato qualche bottone che quindi può essere... C'è proprio il tuo microfono barrato? È ancora barrato? Ancora che non si sente. C'è proprio nell'icona dov'è Sara in alta a destra? Ok, adesso ho capito. Vai. Bene. Hai Quindi attenzione io mi occupo esattamente di questo. Un attimo che mi sa che ho messo l'audio. Sto facendo un po' di casino stamattina, ma no, in teoria io sono però non sento te, non importa. Mi senti? Sì, allora non senti perché sì, perché non stavo parlando. Adesso mi senti? Non ti sto sentendo, Luca. Allora, alza il volume. Seriamente, eh? Alza il volume dell'apparato, sei col computer, vedo. Io vero? ho questa cosa. Allora, hai degli... Con cosa sei? Col telefono o col computer? Io più di così non riesco a fare. Però mi senti? Non mi senti? Oh, sì. Con le cuffie. Mi senti? Allora... Funzionerà. Ok, allora... aspetta, Sara, io faccio vedere intanto il video di quando l'ha fatto. Ha fatto la prova a casa del mio studio. Per favore, chiamalo, digli se ha... Non so se ha il coso, se hai... Sì. Se hai il telefono o il computer. Vuoi che rientro? Esco e rientro? No, ti telefona Sara, no. chiamalo subito. Ok, in pratica Sara, ti tiro su, ti spiego. In pratica le dici che deve semplicemente fare dei settaggi dal computer, deve autorizzare le casse esterne al telefono. Okay. Sì. Allora secondo me deve cliccare un pochino, ha fatto qualcosa, aveva pigiato qualcosa. Vai, a dopo. Allora ragazzi, questa mattina è veramente molto impegnativa. Allora vi faccio vedere, vediamo un po' se riusciamo. Mi sono appena scaricato, vediamo un pochino qui recenti, un video, non si vede niente, è un video praticamente dove siamo stati, quando è venuto Daniele, è venuto nel mio studio e niente, non si vede, devo ripetere l'invio credo, e quindi fa vedere come funziona il suo strumento. Ora il suo strumento io lo sto usando per quanto riguarda, inviato ma non mi sembra, per quanto riguarda i trattamenti, l'ho aggiunto al trattamento vibrazionale, no? Il trattamento vibrazionale è un trattamento che va a rimettere a posto tutte quelle che sono le disorganizzazioni, dell'individuo, e vanno praticamente, si va a riordinare tutte quelle che sono proprio anche la gestione delle emozioni, no? Spesso ci sono delle turbolenze determinate, spesso anche a persone che ci stanno vicine, eccetera. Quindi il trattamento vibrazionale si basa su questo, no? E vengono inseriti volta a volta sempre dei nuovi strumenti. Ecco. Aspetta, Sara, posso andare? Ti tiro su. Prova. Non si sa. Provo. Per Mi senti? Mi Sara, senti? Luca. Ok, tu Sara mi senti, sì. Allora, tu ti senti tutte e due. Adesso mi senti?
Chiedili se mi sente, se altrimenti fa entrare. Daniele, tu mi senti, giusto? Io ti sento perfettamente, tu senti Ok. me. E a me Però invece Luca non no. senti, ripeti No. la domanda da parte Non so mia, perché per mi sa quale che non mi motivo il sente. cane. Non No, sappiamo. mi sa che non ti sente. Ecco, infatti. Ecco. Io non saprei cosa fare al di là di entrare e di uscire e entrare un'altra volta, quindi di questo non saprei cosa altro fare. Ecco. E quindi che facciamo? Perché strano che io e te ci Allora, sentiamo, Luca, Sara, dilli di entrare e di riuscire, per dei miei favore. problemi iniziali. Sì. Daniele ha detto che forse la cosa migliore è uscire e rientrare. Sì, ma molto forse. Allora, ti hai sentito? È frizzato? No, mi senti, vero? Io ti sento Sì. perfettamente, ti vedo e ti sento perfettamente, sia te che Luca. Ok, mentre a me non mi sente. A me non mi sente. Ma non ho Luca, non altro lo da provare, senti? perché sto disattivando e attivando l'audio, ma non dovrebbe farlo. è tutto settato giusto, altro non so. Ok. Prova Qual a è? uscire e rientrare a questo punto, perché secondo me è l'unica. Ecco, dilli Ok. così, io intanto anche se ce la faccio. Ok. Allora, rinomino qui così. Vediamo un pochino. Ecco. Allora, vediamo un pochino se adesso riusciamo a sentirlo anche. Vai Daniele, ti tiro su. Adesso, ti sento Adesso mi senti? Sì, vediamo di mantenere stabile questa cosa. Scusatemi, ecco, bravo. Noi non tocchiamo nulla. Ma io ho le mani, tengo le mani in alto. Così non tocco nulla. Perfetto, vai. Allora riprendiamo le presentazioni. Sì. Vai, mi ripresento? Sì. Vabbè, io comunque sono Daniele Faccin, mi occupo di suono, non mi occupo di musica, come tanti invece pensano. Costruisco degli strumenti che si chiamano monocorda, di cui ho registrato il marchio. Cosa faccio? Sono qui in provincia di Vicenza, vivo in campagna con 3 cani, una compagna meravigliosa, nostra figlia Elettra, e mio figlio Marco mi dà anche una mano ultimamente, quindi tutto è perfetto per quello che mi riguarda, e cerco di trovare il miglior modo per trasferire il suono dei miei strumenti nella materia biologica complessa, quindi nei nostri corpi, nei corpi dei animali, ma anche nelle strutture in cui viviamo. E quindi poi possiamo parlare tranquillamente di tutto questo. Come dicevo, le mie ultime conferenze e quello che faccio di solito quando parlo dal vivo è quello di coinvolgere più possibile le persone che hanno domande da fare, perché diventa molto più interessante, perché sennò io sparo un pipone di un'ora e mi devo anche restringere, perché potrei parlare veramente per tanto tempo di quello che faccio. Ma invece entrare con precisione su quello che sono le domande delle persone, secondo me è la cosa migliore e più soddisfacente anche per chi mi sta ascoltando. Comunque, benefici, le frequenze del benessere e i benefici della suonoterapia. Già questo è un argomentone enorme, ma cerchiamo di perlomeno di dare la mia verità su quello che è l'argomento. Intanto a parlare di benessere. Il benessere bisogna capire cos'è, innanzitutto, perché credo che né i suoni né qualsiasi altro tipo di cura possa aiutare una persona che vive in un modo sbagliato. Noi possiamo portare in evidenza con i nostri trattamenti le criticità che ognuno di noi ha nella propria vita e che poi si trasformano chiaramente attraverso emozioni che non riusciamo più a controllare perché vanno fuori dal nostro controllo, problemi fisici, perché alla fine il nostro corpo comincia a parlarci prima con segnali leggeri, poi sempre più pesanti, fino a quando ci piegherà. La vita ci ferma, lo diciamo spesso, e questa cosa succede, è successa a me, succede continuamente a un sacco di persone, e il suono, per quello che mi riguarda, dato che non chiede permesso, perché dal suono o non ti fai coinvolgere
oppure quel suono attraversandoti cambierà completamente la materia. E questo indipendentemente se il suono è, chiamiamolo, benefico o malefico. E di questo possiamo parlare tranquillamente. Perché quello che vedo in giro è un sacco di confusione anche. Pare che certe frequenze in ogni caso diano la cura che ognuno di noi spera, altre frequenze sembra che siano assolutamente fuorvianti per la nostra salute, per il nostro modo di vivere, ma secondo me c'è molto in mezzo. Ognuno di noi risponde in un modo assolutamente individuale, proprio a uno stimolo sonoro. Non siamo per fortuna fatti tutti nello stesso modo, ma siamo 7 miliardi e mezzo di esseri completamente diversi. E di volta in volta dobbiamo tararsi su quelle che sono le esigenze della persona da trattare. Allora, io naturalmente sono l'oste in questo caso e il mio vino per me sarà quello migliore, ma l'accordabilità del mio strumento, il mio strumento è uno strumento che attraverso dei pioli, poi posso far vedere delle foto dei miei strumenti, può essere accordato, e quindi possiamo cambiare l'intonazione, possiamo cambiare la nota, ma possiamo anche inserire delle accordature, e qui si apre un altro mondo ancora. Tu qui stai utilizzando un sottofondo a 432 Hz. Il 432 Hz è un'accordatura. Il La di base di questa musica che stiamo sentendo sotto è 432 Hz, quindi vuol dire che questa musica non è 432 Hz, ma tutto quello che viene espresso nelle varie ottave è su base 432. Frequenza dal mio punto di vista estremamente secondo me unica anche per fare musica, non ce ne sono altre che io conosca. Ascoltare un pezzo a 432 Hz e ascoltarlo a 440 o 443, quelle che sono le accordature in questo momento delle orchestre, è assolutamente bisogna essere dei sassi per non accorgersi della differenza. Sicuramente la 432 è una frequenza che ci mette a nostro agio, è costruita sulla nostra architettura, è un multiplo della Schumann, e quindi è un multiplo di quella frequenza di Schumann che va dai 7 agli 8 Hz, su cui la nostra architettura è perfettamente inserita. E quindi a spostare quello che qualcuno ha già stabilito come una regola, secondo me è assolutamente sbagliato. Basta chiedere a una delle mie allieve che canta all'Arena di Verona, per chiedergli se canta meglio a 440 o 432, ti dirà subito che il 432 è una frequenza su cui si può cantare e il 440 è una frequenza per cui prima o poi avrai bisogno di qualcuno che ti metta a posto le corde vocali. È troppo tirata in alto. Gli 8 Hz sono estremamente diversi dai 432 e tendono a sforzare troppo sia le voci che gli strumenti antichi, che difficilmente riescono ad arrivare a quelle frequenze. Quindi benessere vuol dire stare bene soprattutto con se stessi. Se noi viviamo in una situazione che non ci piace, facciamo un lavoro che non ci piace, frequentiamo persone che non ci piacciono, non sarà sicuramente il suono che migliorerà la nostra vita, ma potrà comunque rilassarci. E rilassarsi in questo momento è assolutamente un miracolo, perché credo che dopo i 3 anni che abbiamo passato, un semplice rilassamento, e uso il semplice così in modo eufemistico, è veramente un miracolo. E quindi tutto quello che riguarda i suoni anche rilassanti è benvenuto dal mio punto di vista. Il monocorda credo che abbia una marcia in più per poi lo sviluppo armonico dello strumento, perché non c'è semplicemente una frequenza. La 432 come la 528 che io insegno a utilizzare nei miei corsi sono la base su cui è costruito un suono, ma il suono che non sia quello di un diapason che è perfettamente dritto, paragonabile a quello che è un laser praticamente. Il resto dei suoni hanno un'armonica o più armoniche o infinite armoniche come quella del monocorda, che sono praticamente tutti quei suoni che vengono a coinvolgere completamente il nostro
il nostro sistema, perché non parlo solamente di fisico, perché credo che quando parliamo di suonoterapia l'organo meno interessato è l'orecchio. Noi abbiamo dei corpuscoli presenti in tutto il nostro corpo che ci fanno percepire i suoni, soprattutto quelli molto bassi. E sono quei suoni, che sono quelle parti del nostro corpo che sono presenti nelle mani e soprattutto nel torace, che ci fanno percepire i suoni molto bassi, e sono quei suoni che anticamente ci facevano scappare quando arrivava il predatore. Perché noi non dobbiamo dimenticarci che siamo sempre animali e il nostro istinto è quello di sopravvivere agli eventi, e manteniamo tutta quella struttura che un tempo ci salvava giornalmente dal predatore che ci beccava quando andavamo a bere magari qualche fosso, mentre adesso ci viene detto che non dobbiamo ascoltare la nostra pancia, le nostre sensazioni, perché sono delle cose che non contano. L'importante è dimostrare, misurare e ripetere. E qui purtroppo entrano in gioco, dal mio punto di vista, e non solo dal mio punto di vista, infinite criticità, perché non tutti reagiamo sempre nello stesso modo, non sempre le cose si possono sempre dimostrare, ce ne sono tantissime che sono indimostrabili, quindi dobbiamo riniziare ad ascoltare la nostra pancia, il nostro intestino, okay? La nostra seconda testa, e i suoni sono assolutamente adatti per fare questo. Poi, se vogliamo parlare di frequenze che noi possiamo utilizzare con i vari strumenti, possiamo parlare dei suoni del solfeggio sacro, che sono applicabili in molti strumenti. È un sistema di accordature, di suoni, che credo si perda nella notte dei tempi, studiato molto anche applicato molto nel canto gregoriano, anche nel mondo dell'estremo oriente. Sono tutti suoni come il 528 che io utilizzo, il 417, chi più ne ha più ne metta, sono 6, potete andarle tranquillamente a reperire in internet, hanno tutte come base il 3, il 6 e il 9 come somma pitagorica, ma tutte insieme, quando le sommiamo e ritiriamo fuori la somma pitagorica, mi darà sempre una cifra di questo tipo. Quindi c'è molto anche come si può dire, di mistico, di esoterico nell'uso dei numeri attraverso le frequenze e l'applicabilità nel corpo. Noi pensiamo al canto gregoriano, noi siamo molto più portati a considerare quei canti tibetani, che sono fantastici, perché credo che sentire cantare i monaci con quella frequenza così bassa sia assolutamente affascinante. Ma noi abbiamo il canto gregoriano, che è nostro, che abbiamo insegnato in tutto il mondo, poi è fatto apprezzare in tutto il mondo, che non fa altro che poi stimolare il nostro corpo su quelle frequenze, che sono quelle che ho appena detto, per andare a riportare una situazione di benessere in chi la canta, ma anche in chi l'ascolta, perché, ripeto, il suono non chiede permesso, entra in te e cambierà la geometria della tua materia. Cosa vuol dire cambiare ok, finisci il discorso, poi ti faccio... Vai, scusami. Vuol dire cambiare le tue emozioni, mettere anche suoni complessi, come io insegno anche nei secondi livelli, quindi vuol dire creare degli intervalli, mettere 2 suoni insieme o più suoni insieme, vuol dire avere una leva talmente lunga che io riesco a fare piangere o ridere una persona. La stessa cosa che accade quando ascoltiamo un film fatto con delle colonne sonore adatte per accompagnare quelle scene. Ma ricordiamoci che i greci, quando nelle tragedie o in Cina, quando si recitano determinati testi, c'è sempre un accompagnamento di musica sotto, per stimolare l'emozione delle persone che stanno assistendo o ascoltando quell'evento. Quindi la musica ha questo potere e il suono è la base della musica. Dimmi.
Allora, ho preparato una clip dove tu nel mio studio hai iniziato a suonare, ho preparato 2 contributi. Il primo dove tu praticamente suoni lo strumento, così le persone si rendono anche conto di che cos'è, per chi non lo sapesse, lo strumento monocorda. Quindi per favore via l'overlay, vai Sara, grazie. Metrica, lo faremo in maniera micrometrica. Ok? Sì. Togliamo i cazzini che sono filmato, non è il massimo. Scusami, mi puoi ripetere il discorso? Allora, di questo? Sì, grazie. Allora, rilevare una dismetria vuol dire vedere in che stato di stress è un corpo, perché una delle cose più semplici da rilevare per capire quanto siamo stressati è vedere quanto dismetrici siamo. Allora, la dismetria in un soggetto normale è una reazione di compensazione del sistema nervoso centrale allo stress. Ok, lui tenta in qualsiasi modo di compensare una situazione che per noi non è di equilibrio. Bene, adesso io suono per 4 minuti e mezzo e poi vediamo che cosa è successo. Velocissimamente, sono 5 minuti, noi cerchiamo di tagliuzzarlo un po', quando Daniele Faccin suona lo strumento sul sottoscritto, che sono lì in meditazione, che ricevo queste vibrazioni pazzesche, oltre che intense. Vi dico di seguire il suono. Ecco, questo è lo strumento poderoso di Daniele, che ho avuto il piacere di sentire sul mio corpo, di Daniele Faccin, ed è incredibile l'armonia che si sente, ma anche a livello acustico, quando io ero lì nel mio studio, appunto, il tuo strumento, e ogni tanto lo suono, così si sente subito qualcosa che sembra rimettersi a posto, no? Da proprio questo genere di impressione. Allora, continua pure il discorso, poi ho delle domande da farti relativamente a questo strumento, vai. Allora, questa che abbiamo sentito è una 110 Hz. 110 Hz deriva dall'archeoacustica. Archeoacustica è quella branca di scienza che si occupa di capire come in antichità si utilizzavano i suoni per fare proprio quello che abbiamo visto anche. E quindi la voce, i tamburi, vari tipi di suono potevano stimolare in determinati luoghi, in questo caso degli ipogei, quindi delle stanze o delle strutture sotterranee che entravano in risonanza con particolari frequenze per andare a portare quelle persone in stati di meditazione profondi e quindi stato alterato di coscienza, perché il suono ha proprio questo potere immediato di portare una persona in un altro luogo, ma soprattutto nello staccare la mente dal corpo, che è una cosa assolutamente fondamentale quando si fa sonoterapia. Bisogna spostare la mente dal corpo, perché il corpo presenta i problemi di cui noi dialoghiamo con le persone che ci chiedono aiuto, ma sono generati sicuramente da qualcosa che arriva dalla nostra mente, quindi da pensieri ossessivi, problemi che noi ci portiamo continuamente con noi, ma quando stacchiamo la mente dal corpo noi abbiamo di nuovo la perfezione nel nostro corpo. Vabbè, io potrei descrivere queste cose in maniera perfetta avendo passato 8 minuti dall'altra parte, un incidente stradale, ma quando sono ritornato sono passato da uno stato d'estasi che provano tutti, inutile stare qui a spiegarlo, al disastro totale di un fracasso costale di 11 costole con la foratura del polmone. Quindi vi posso assicurare che quando la mente si stacca dal corpo, questo assolutamente accade.
senza corpo si sta da Dio. Probabilmente questa navicella in cui siamo inseriti per fare questa esperienza terrena porta con sé delle complicazioni assolutamente tangibili. Quindi quei 110 Hz lì che vengono espressi dal mio strumento, che è fatto proprio in questo caso per suonare con questo tipo di frequenza, sul 100% delle persone noi abbiamo un rientro dalle dismetrie, quindi un rientro da una situazione di stress. Se vuoi ti faccio vedere un paio di slide che ho in alcune cose che io presento, sono 2 o 3. Allora sì, ho paura in questo momento, però comunque ascolta, tu sei da computer adesso? Sì. Allora, sa come si fa? Tu condividi, io la vedrò e quindi poi te la tiro su. Un attimo. Allora. No, ho paura perché abbiamo avuto un po' di incertezze in avvio di live. Il saluto con il cuore di Sonica Biaglia, naturopata. Dove avevo ragione ad aver paura, avevo ragione. Dovevo dire di no. Dovevo dire Daniele, non stai fermo. Vabbè, ecco, Daniele, ti tiro su. Intanto il saluto di Sonica Biaglia, naturopata. Ciao amore. Ciao. La tua paura era assolutamente fondata. Comunque, sai che lo sapevo? Allora, noi lasciamo, oppure le passi però anche questo io non ho capito, sei col cellulare o con il computer? No, io sono con il computer attaccato al cellulare in questo momento. Hai WhatsApp nel computer? Sì, però dovrei darti tutto e quindi poi diventa... Ok, se ci sarà puoi passare a Sara, puoi condividere a Sara le 2 slide, che saranno 2 immagini, credo. Va bene. Non ho il numero di Sara, ma ho quello di Alessandro, o il tuo. Il mio? Passala a me. Ok. Così le condivido io e siamo sicuri. Tu, oltre a questo, non toccare più il computer. Va bene. Allora, per quanto riguarda le frequenze, lo strumento di Daniele è 110 Hz. 110 Hz. Sei riuscito? Sono montate nel keynote, quindi non riesco a estrapolare. Perdiamo troppo tempo, non importa. Se ci sarà un'altra occasione, ve le faccio. Saranno altre occasioni, perché tu sei un nostro autore, dove stiamo organizzando anche dei tuoi corsi, per cui faremo sicuramente delle live affinché le persone possano comprendere cosa fai, come lo fai, perché lo fai. Allora, intanto parliamo quindi dei tuoi corsi che sono in previsione. Adesso ne abbiamo uno fissato e un primo livello a settembre a Vicenza, appunto 2-3 settembre. Sono 2 giorni. Cosa si fa ai tuoi corsi, Daniele? Cosa si impara? Che già ci sono delle persone che hanno chiesto di te e che si sono iscritte, no? Ai corsi che hai in essere, o sono lezioni private? Non l'ho capito, no? Comunque ci sono state delle persone interessate. Sono corsi. Corsi, perfetto. Ok, perfetto. Cosa si impara nei tuoi corsi? Ecco. Allora, si impara innanzitutto le basi per cui il monocorda funziona in questo modo, quindi le geometrie su cui è costruito, i codici armonici, si impara che tipo di frequenza utilizzare per la cordatura, perché si usa quella frequenza. Io sto parlando del primo livello, in questo caso, quando uno arriva e non sa assolutamente nulla di quello che sarà quello che andrà ad imparare. Quindi simbologia, quindi abbiamo una qui davanti. Questo qui è un fiore della vita inciso nel 1600 in un virginale. Il virginale è uno strumento che si costruiva in antichità, era una spinetta che si suonava di notte. Quindi si sta parlando di questo disegno che è qui in mezzo a noi due, in basso. Questa spinetta presentava questo fiore della vita stilizzando in questo modo. Nel 1600 bisogna pensare che io ho le foto originali di questo disegno, veniva scavato a mano. Io adesso utilizzo il laser e luce, per me va benissimo e riesco a fare dei lavori veramente complessi come questo. Ma allora inserire un fiore della vita, e il fiore della vita si trova stilizzato in moltissimi modi in praticamente tutti gli strumenti barocchi a corde, è fondamentale, perché è un'ulteriore informazione che si mette nello strumento.
e quindi vedremo come anche i simboli possono aiutare a potenziare lo strumento, in questo caso il monocorda. Si va a trattare l'efficacia del trattare i chakra attraverso le note, e quindi utilizzando l'accordatura che io insegno. Si fa tantissima pratica, perché dal pomeriggio del primo giorno a quasi tutta la giornata del giorno dopo si fa tanta pratica. Quindi cosa vuol dire fare pratica? Vuol dire suonare lo strumento sulle persone e iniziare a capire, una volta che non si è più nella performance di mettere le mani sulle corde, a sentire quello che trasmette il monocorda su di te, sulla tua pancia, quella che parlavamo prima, rispetto alla materia che stai trattando sotto, e quindi fai l'esperienza sia del suonarlo che del riceverlo. Ed è per quello che quello è un momento importante per la persona, per stabilire se quello che ha individuato come uno strumento interessante per il suo lavoro, per quello che gli piace fare, è quello che vuole, e non è un semplice innamoramento di un suono sentito in internet, perché io non ho mai strumenti da fare, cioè da vendere, ho solamente legno in quantità a casa che posso mettere insieme per realizzare gli strumenti delle persone che sono convinte di fare questo, perché la mia intenzione non è quella di vendere, ma è quella di fare utilizzare i miei strumenti al meglio, e quindi si fa tantissima pratica. C'è un secondo livello in cui si trattano suoni più complessi, quindi accordature sempre come quelle che io ho accennato adesso, ma con più suoni, quindi intervalli, e andiamo a lavorare sulle emozioni. Riprendiamo tutto quello che è la teoria del primo livello, perché generalmente presenta delle criticità, e quindi si vanno a ripercorrere comunque a grandi linee quelli che sono i concetti del primo livello. E poi c'è un terzo livello che per noi tende a, lì è obbligatorio avere uno strumento monocorda, mentre nei primi due non ho detto che forniamo noi gli strumenti. Nel terzo livello tendiamo a professionalizzare le persone, quindi insegnargli come poi ci si presenta in quel mondo che chiamiamo anche probabilmente di lavoro, ma utilizziamo anche i monocorda per fare altre cose che possono essere costellazioni fatte con i monocorda, piuttosto che trattare l'utilizzo del monocorda a distanza, ma entriamo in ambiti troppo precisi. Non è essenziale, anzi a volte inutile, sapere qualcosa di musica. Noi parliamo di suoni e di accordature, quindi non è uno strumento che prevede la conoscenza della musica. Chiunque può suonarlo, ma deve avere le basi che noi passiamo, la nostra esperienza la passiamo tutta, per accordarlo al meglio e avere un risultato ottimale sulle persone. Ecco, allora, sì, tanto guarda, siamo negli ultimi minuti e Sara ha preparato delle domande per noi, per te più che altro, ecco, per cui tiro su la nostra Sara. Quindi Sara, per favore, stai pronta che ti tiro su, occhio collo per lei. Ecco, applauso per Sara, benissimo, vedi, sei sempre molto amata dal nostro pubblico. Ciao Sara, tesoro. Ciao. Ecco. Vai pure con le domande. Intanto grazie Daniele, veramente si impara sempre qualcosa. C'è un commento molto bello da parte di una tua allieva, e questi sono veramente i riconoscimenti più importanti, che ecco, se lo può passare, grazie. Dice: sono una tua allieva, questa è Alezam, e si impara tanto ai suoi corsi. Io ho fatto il primo livello, spettacolare appunto, e si firma Elena. Grazie a te Elena per Field. Grazie. Allora, vai Sara. Sì, volevo passare questa innanzitutto di Gilberto. Come si fa a comprendere quale frequenza sia quella giusta per la persona? Io non mi intendo di frequenze e nemmeno so qualcosa di musica, confesso la mia ignoranza. Allora, ecco, grazie. Via il commento. Frequenza giusta per la persona. Come io ho detto prima, quando si fa terapia sonora, io utilizzo i monocorda che utilizzano quel 110. Il monocorda sono due, l'ho già spiegato nella prima live che abbiamo fatto, e qui andremo un po' troppo oltre nello spiegarlo. Quindi quel suono 110 è
efficace su tutte le persone che trattiamo. Quindi al posto di utilizzare un suono, di andare alla ricerca di un suono che io credo che prima o poi si troverà, ma sono piuttosto scettico, perché noi cambiamo continuamente, quindi trovare un suono preciso per la persona diventa complesso. È più facile trovare un suono preciso per un ambito del nostro sistema, che non per l'interezza, perché noi siamo qualcosa di estremamente complesso. Quel 110 è estremamente efficace sul nostro corpo per le questioni che vi dicevo prima. Potremmo fare delle live appunto solamente parlando di questo tipo di frequenze così basse che vanno a interagire con il nostro sistema nervoso centrale per migliorare ad esempio anche la nostra postura. Abbiamo anche Luigia che dice: ho il monocorda di Daniele da più di 10 anni e ci lavoro meravigliosamente, tanti riscontri. Grazie Luisa. Ci rivediamo presto. Manuel Orru, vai, ciao Manuel. Quali tipo di frequenze stanno agendo in questi ultimi anni? Spero la domanda sia inerente, grazie mille. Agendo dove? In che ambito? Perché nella nostra vita, nella nostra vita quotidiana, sì, di relazione sociale, sì. Ma come facciamo a parlare di singole frequenze? Vi faccio un semplice esempio. Quando ci sono stati i grandissimi casini, sono state sparate onde a 18 Hz da subwoofer enormi per creare il terrore nelle persone che frequentavano quei raduni. Quindi capite che i suoni vengono utilizzati nei modi più disparati, possono essere utilizzati per migliorare o per distruggere la materia. Quindi nella nostra vita ascoltiamo molta musica a 4:32 che ci può solo fare bene, come sta facendo Luca in questo momento, ma cerchiamo di farci trattare con strumenti che siano accordati con frequenze armoniche e da persone che sanno quello che fanno, soprattutto perché vedo tanta confusione in giro. A me fa molto spavento perché alcune volte vedo strumenti suonati con troppa potenza e ci sono strumenti che arrivano a potenze estremamente elevate e applicare quei suoni alla nostra materia può essere anche pericoloso, quindi cerchiamo di essere sempre accorti e stare molto attenti su chi scegliamo per avere le terapie sonore su di noi. E qui i feedback sono ottimi, cerchiamo di chiedere a Luca che ha molta esperienza su quelli che sono i consigli, chiedere a persone che lo fanno da anni e lo fanno con un certo successo, perché credo che poi sia il successo che ci dà anche il modo di andare avanti e di essere apprezzati dall'altro. Sì, grazie, ma in realtà non è che bisogna essere poi così bravi per capire, per esempio l'esperienza di ieri, siamo andati a pranzo, io, Vera, Sonia, la figlia di Vera, in un ristorante e c'era una cassa vicino a noi che sparava, tra l'altro alla radio, no? Quindi, e sapete quando la radio ha la pubblicità, no? Mette sempre delle frequenze e dei suoni che attirano l'attenzione, che quindi disturbano di fatto, no? Poi alla fine, no? Era molto alta, abbiamo chiesto di abbassare la musica, ci ha detto in maniera totalmente riverente che quello era il minimo che potevano fare perché se no non si sentiva, no? Era di un siamo andati via ovviamente, era di un fastidioso unico, quindi soprattutto quando mangiamo, quando abbiamo delle relazioni con delle persone, sempre musica, giustamente come ha precisato Daniele, armonica, una musica che mette uno stato di quiete all'interno del nostro organismo, no? Nel nostro apparato di percezione e di ricezione. Questa è una cosa veramente molto importante. Vi faccio anche un test dopo questa live. Ascoltatevi Caparezza con le cuffie, ok? Voi vi ascoltate Caparezza con le cuffie una mezz'oretta e poi dopo mi dite come state. E non è una bella cosa quella che sto dicendo, eh? Prego, solo per dirne uno, prego. Ma sono totalmente d'accordo con te, talmente poca cultura nell'ascolto che anche nei ristoranti, al posto di mettere un buon silenzio, di creare un buon silenzio attraverso strumenti che assorbono i rumori, si mettono delle musiche assolutamente improponibili per riempire un vuoto che le persone non sanno più gestire. Il silenzio è una cosa meravigliosa. Esattamente, grazie mille. Prego. Allora, Cippetta80 chiede cosa ne pensa della musica a 741 Hz, ha veramente effetti benefici come la 432?
Allora, ci sono un sacco di suoni, di musiche che vengono inserite in YouTube. Ognuno di noi è giusto che le provi e valuti su se stesso quello che procurano. Perché ricordiamoci una cosa, la musica di sintesi ha un valore. La musica suonata con strumenti fisici è tutt'altra cosa. Quando io mi sono trovato i primi approcci che ho avuto col mondo medico è stato che quel mondo utilizzava suoni di sintesi, e quando ho capito che i suoni del mio strumento potevano essere adatti per fare quelle metodiche, loro si sono avvalsi subito di quello che era la mia competenza, perché c'è una grossissima differenza sull'applicare i suoni di sintesi, ripeto, da quelli naturali, quelli fatti con le corde, con i fiati, con le percussioni. È completamente, bisogna andare ai concerti, bisogna capire che cosa è uno strumento musicale, bisogna farsi cantare a 1 metro da una soprano o da un tenore professionista per capire cosa vuol dire, bisogna sentire una cornamusa a distanza ravvicinata per capire che è uno strumento da guerra, ad esempio, no? E i tamburi creano veramente degli stati d'animo così. E poi c'è molta musica che è stata trasposta a 432, magari da frequenze disarmoniche, in maniera innaturale, quindi digitale. E lì è ancora peggio, perché c'è tutto quello che viene poi da quegli algoritmi che si incaricano di fare questo. Quindi stiamo molto attenti anche a quello che ascoltiamo. Cerchiamo di trovare musica attraverso le piattaforme o attraverso CD che dichiarino quella cordatura, ma soprattutto ascoltiamo quello che fanno in noi. Quello è importante. Iniziamo a valutare noi quello che ci fa bene, senza farcelo dire dagli altri. Esattamente, grazie mille. Vai Sara. Allora, Adriano, esiste un equivalente terapeutico al suono 432 Hz per l'arte? Cioè l'utilizzo dei colori e quali usare, quali forme per raggiungere quella frequenza? Allora, suoni e colori sono la stessa cosa, hanno ottave diverse. Quindi i colori sono ottave infinitamente più alte, e che noi riusciamo a vedere i suoni con gli occhi. Abbiamo vari organi, perché con le mani sentiremo, con il nostro corpo sentiremo i suoni sotto i 10 Hz, con gli occhi vediamo i suoni in milioni anche di Hertz. Il 432 è una frequenza armonica e perfetta per suonare, anche perché è un multiplo della frequenza Schumann. Ha molto a che fare anche con la sezione aurea con cui sono costruiti i miei strumenti. Quindi c'è tutta un'alchimia dietro per realizzare dei suoni che possano migliorare il nostro stato. Non è semplice, ed è il motivo per cui le persone che vengono ai nostri corsi si arricchiscono di notizie che difficilmente reperiscono. Perché capire perché determinati gruppi musicali o musicisti o pittori diventano importanti è perché hanno utilizzato le geometrie, le proporzioni, i suoni, i simboli all'interno delle loro opere per farle diventare immortali. Non è così semplice, c'è un grande studio dietro, se no siamo delle comete che passano, di cui ci dimentichiamo dopo qualche giorno. Grazie mille. Vai Sara. Sì, allora Deborah dice: scusate, non ho capito, è uno strumento ideato da lei? Grazie. Ok, allora ne ho già parlato nella prima live. È uno strumento che Pitagora mi ha rubato 2500 anni fa, ma io ho cercato di migliorare il concetto, quindi ho applicato proporzioni importanti e utilizzare dei materiali particolarmente adatti a creare quel tipo di suoni. Le proporzioni giocano un ruolo importantissimo, e anche qui c'è tutta un'alchimia dietro per creare uno strumento che possa creare quello stato d'animo che descriveva Luca prima quando l'ho trattato. Non è così semplice, ci sono anni di studio, notti insonni e camionate di legno, come dico sempre, buttate. Fortunatamente ho un camino che mi aiuta in questo, ma
e tanto legno che io ho utilizzato per fare gli strumenti è finito poi lì, perché è tutto uno studio e naturalmente una frequentazione anche con altre persone che nella mia vita mi hanno dato tanto e continuano a darmi come aiuto, informazioni e progresso in quello che faccio, e tutti insieme andiamo avanti. Ecco, grazie Daniele. Ultime 2 domande, quindi fa un po' di selezione. Grazie Sara. Vai. Allora, Adriana, buongiorno Luca e Daniele. Luca, tu hai introdotto nei tuoi trattamenti Daniele dove fa suonoterapia al suo studio? Lo strumento mi sembra non possa essere usato da soli, giusto? Ok, beh, la prima domanda è tua, Luca. E allora sì, l'ho introdotto nei miei trattamenti questo strumento, assolutamente, dopo averlo provato, ma infatti mi sono avvicinato a Daniele dopo che ho conosciuto il suo strumento, perché Daniele mi aveva contattato diverso tempo prima. Insomma, io ricevo tantissime richieste e non sempre faccio fronte, francamente, no? Perché comunque, benché risponda a tutti, non sempre posso andare a verificare le storie di chiunque. Questa purtroppo era una di quelle storie passate in secondo piano. Poi ho fatto un incontro a Vicenza, dove tra l'altro un incontro bellissimo, dove c'erano più di 100 persone, e dove poi l'organizzatore mi ha fatto conoscere appunto Daniele. Sono andato a casa sua, ho visto lo strumento, sono rimasto incantato. Ti ricordi come eravamo tutti contenti, entusiasti proprio, no? Da lì ho detto ok, niente, le persone devono conoscere questo strumento, e da lì è iniziata la nostra collaborazione, quindi l'ho introdotto nei miei trattamenti, sì. Allora, Vai, grazie Daniele. intanto. Allora, io faccio ricerca con il monocorda. Perché? Perché vedo troppe persone che insegnano tecniche e poi continuano a trattare persone tenendo per sé il lavoro che può essere passato ai propri allievi. E quello che io preferisco, e credo che sia una strada, la migliore strada, è quella di insegnare ad altri quello che tu gli insegni, perché lo applichino con i loro assistiti. Non voglio utilizzare termini con cui io potrei anche litigare, ma quindi io faccio ricerca, non tratto persone in studio praticamente, ma mando nei vari luoghi in Italia a persone che ho formato e mi occupo di ricerca. Può essere suonato da solo, anzi si suona da soli, si suona sulle persone ma anche per se stessi, appoggiandolo anche semplicemente sulle pallettine. Quindi non formiamo solamente suonoterapeuti, medici, psicologi, persone di questo tipo, ma anche mamme che lo utilizzano per i propri figli. Ho avuto nell'ultimo corso un parrucchiere che utilizza solamente metodiche naturali per i capelli, che ha al suo interno strumenti armonici come campane e altre cose, e vuole inserire anche il monocorda. Quindi è un potenziante per qualsiasi altra tecnica che si utilizza, oltre ad essere già di per sé uno strumento per terapia. Ecco, grazie mille. Ultima domanda, vai. Allora, Isabella, buongiorno a tutti. Che tipo di beneficio si può portare ai nostri amici animali? Lo stesso che portiamo negli esseri umani. Sono materia biologica complessa e anzi sono molto più immediati nella risposta. Gli animali si avvicinano se quella cosa per loro è benefica, o si allontanano se non gli piace. C'è poco da fare, è un po' come i bambini. I bambini si comportano nello stesso modo, è fantastico lavorare con i bimbi, anche con quelli in difficoltà, perché è una porta che si apre in un mondo sconosciuto. E quindi i nostri cani, ad esempio, si sistemano nelle borse dei nostri strumenti o vengono sotto, cercano di partecipare a quelle che sono le sedute di monocorda, ma non potrebbe non essere così. Ma lo stesso fanno i gatti, i cavalli. Adesso sono stato invitato in un rilevamento enorme di mucche in cui suonerò il monocorda in mezzo a 500 mucche, vediamo che cosa succede, sarà simpatico. Ha visto cosa succede con la tromba? Se suoni la tromba a delle mucche si avvicinano. Si vedono tanti video in merito, sono veramente belli. Sono curiosissimi. Bene.
bello. Sì, sono degli animali veramente, ora io non vorrei buttarla su, non vorrei fare la morale a tutti, no? Però comunque ci piacciono i gattini, sono molto deliziosi, anche i canini, no? Anche gli agnellini sono deliziosi, anche i vitelli sono deliziosi e non da mangiare, ecco, se riusciamo a fare, poi piano piano, insomma, sarebbe il caso di adeguarsi, iniziare a essere quanto più ecologici, no? Nei confronti del nostro amato pianeta. Questo è un modo anche per non farsi fare del male, no? Perché qualcuno ha detto che noi riceviamo, siamo destinati a subire quello che noi facciamo agli animali. Ecco, potrebbe essere già un qualcosa che ci potrebbe contraddistinguere, ecco. Anche stamani la morale. Daniele, io ti ringrazio tantissimo, ti prego dopo, Sara, dopo questa live, perché devo scappare in studio perché ho un trattamento, ho un corso personale, un individuale per una persona che vuole approfondire le mie tecniche, quindi comunque vi farò vedere anche ovviamente il preziosissimo monocorda, e fissa nuovamente un'altra live con Daniele, così saremo in grado di parlare ancora di frequenze e comprendere quanto le frequenze sono fondamentali. Vedete la linea che stiamo scegliendo, no? In questo periodo sono relativamente a simboli, suoni, frequenze, tutta una serie di cose, consapevolezza in merito a chi siamo, da dove veniamo, quindi la vera storia dell'umanità, perché da lì poi inizia un nostro percorso di evoluzione, di rivelazione a noi stessi, che poi ovviamente la vita ce la va a cambiare. Ecco, le frequenze sono fondamentali. Voi potete avere tutti i migliori propositi, se siete sottoposti a frequenze negative ci saranno sempre problemi. Spesso le frequenze negative sono anche determinate dalle persone che sono vicine a noi e ci parlano. Quante persone mi arrivano con l'acufene in studio, magari, che ne so, orecchio destro, non so se ti è mai successo, e gli faccio: dove dorme tuo marito nel letto? Lato destro. Ecco, capito? Capito perché c'è l'acufene? Perché non lo fa sentire, per esempio, no? Ecco, questo è un dato veramente molto importante. E la compensazione, esatto. Bene, allora Daniele, grazie di cuore, Sara, abbiamo scherzato, però in realtà sei stata deliziosa nell'essere sempre disponibile, anche a sorpresa, grazie di cuore, sempre più brava, sempre più preziosa. La potete vedere all'evento del 7 a Milano, dove saremo io, Luca Serleto e Corrado Malanga. Sarà in sala, farà dei balletti Sara, tra l'altro. Ci vediamo domani mattina con la nostra Marina Ferrara, live importantissima, perché ci spiegherà come fare a realizzare alcune cose nella vita attraverso le sue recenti scoperte. Grazie Daniele, grazie Sara, grazie a tutte le persone che ci hanno seguito, che ci vogliono bene, che hanno messo like e che hanno verificato e controllato la propria iscrizione. Ci vediamo domani mattina. Ciao raga. Grazie a tutti, grazie a voi. Una volta si diceva che noi siamo ciò che mangiamo, oggi siamo ciò che vediamo. Anni di esposizione ad armi di manipolazione multimediale ci hanno forgiato. Male. Queste forme menti sono state introdotte con la ripetizione sistematica attraverso i media, veicolati tramite messaggi di autorità, di serietà, di competenza e di intrattenimento. Intere generazioni sono cresciute subendo tale trattamento ed oggi questi meccanismi mentali vengono sfruttati come armi contro noi stessi e la nostra autonomia di pensiero. Nella mente di ciascuno di noi si annidano pensieri circolari, autogiustificanti, come certezze sedimentate non più sotto il vaglio del nostro intelletto cosciente. Sono elaborazioni concettuali indotte, dei percorsi di pensiero che non abbiamo deciso, non abbiamo elaborato, non abbiamo pensato noi. Non diversamente da parassiti, questi paradigmi ci definiscono profondamente, influenzando i nostri modelli di realtà e di identità.
L'unico modo per ripulire la nostra mente da queste incrostazioni è imparare a identificarle, riconoscere, scoprire come sono state introdotte nella nostra psiche e infine destrutturarle. Ed è per questo che nasce il progetto The Prog Unlimited, percorsi formativi e informativi per liberare il nostro cervello dalle trappole del pensiero che ci sono state inculcate da decenni di propaganda, pubblicità, spettacolo e informazione mediatica. Partecipa agli eventi The Prog. Assumi consapevolezza dei tuoi processi percettivi. Ripulisci il cervello dalle trappole del pensiero indotto. Diventa Padrone della tua mente.